Cosa ci mancava con la tecnica Granny? Una bella collana, e quindi eccola qui. Oggi vi mostro come fare questi pendenti con la tecnica Granny Square Crochet. Ve li propongo con delle perline, ma ovviamente potete fare a meno di mettere le perline oppure mettere le perline che preferite. Oltre a farvi vedere come fare i pendenti, vediamo come fare la sfera e il montaggio della collana, che ovviamente voi potete fare come preferite. Fatemi sapere se vi piace questa idea, se la rifarete. Ovviamente voi potete montare la collana come preferite, anche facendo tutti dei pendenti uno attaccato all'altro e fare tutta la collana così. Ne ho vista una su Pinterest e devo dire che è veramente meravigliosa, però io sono più per le cose semplici e quindi ho fatto questa scelta. Fatemi sapere se il tutorial vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e ricordatevi di taggarmi nelle vostre foto se fate queste collane. Potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Per voi è gratuito, ma per me è un grande aiuto. Basta cliccare il bottoncino rosso con scritto iscriviti. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per quanto riguarda il filato, ho usato il cablè numero 5 e io uso questo della marca Ispe. Se vi interessa, nella descrizione del video vi lascio lo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovarlo in tantissimi colori diversi. E l'ho lavorato con un uncinetto da 1,75 mm, ma voi se volete potete usare anche un uncinetto da 1,5. L'importante è ottenere una lavorazione fitta che dia una certa consistenza al lavoro. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve solo un ago da lana, una forbice e, se fate la pallina amigurumi, vi servirà anche un po' di ovatta da mettere all'interno, oppure potete usare una perlina della dimensione giusta per riempire la lavorazione ad uncinetto. Per quanto riguarda le perline, io ho usato le Rockail 8.0 e l'ago per infilare le perline è questo. È praticamente un fil di ferro arrotolato su se stesso con la cruna su un lato. Anche per quanto riguarda le perline e l'ago per infilare le perline, trovate tutto alla merceria Arcobaleno, non nel sito, credo. Vi lascio il numero WhatsApp e potete chiedere tramite WhatsApp, e loro hanno perline di tutti i colori. Iniziamo facendo un anello magico. E lavoriamo 3 punti alti nel cerchio. Sostituiamo il primo con 2 catenelle e ne lavoriamo altri 2. E poi lavoriamo 2 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo: 3 punti alti, due catenelle, fino ad ottenere 4 gruppi di 3 punti alti. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con le catenelle. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore. E nel giro 2 lavoriamo solo negli archetti del giro 1. Nel primo archetto intanto lavoriamo 3 punti alti, sostituiamo il primo con un punto basso e 2 catenelle e ne lavoriamo altri 2. E passiamo direttamente al prossimo archetto. In ogni archetto d'angolo
lavoriamo 3 punti alti, due catenelle, 3 punti alti, e questa è la ripetizione che ripetiamo in ogni archetto. In ogni archetto d'angolo lavoriamo un angolo, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, e quando possibile nascondiamo le codine di filo. E alla fine completiamo anche il primo angolo lavorando 3 punti alti, due catenelle e un punto bassissimo nel primo punto alto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Nel giro 3 lavoriamo negli archetti d'angolo, e negli archetti d'angolo lavoriamo esattamente come nel giro 2, lavorando un angolo, cioè 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, e poi lavoriamo anche negli archetti sui lati tra le triplette di punti alti, e in questi archetti lavoriamo 3 punti alti. Iniziamo come prima da un angolo, lavorando intanto 3 punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso e 2 catenelle e ne lavoriamo altri 2. E poi lavoriamo nell'archetto sul lato e qui lavoriamo 3 punti alti. Un angolo sull'archetto d'angolo, cioè 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, e ripetiamo in questo modo per completare il giro. Negli angoli lavoriamo angoli e sugli archetti dei lati lavoriamo triplette di punti alti. Lavoriamo tutto il giro e poi alla fine completiamo anche il primo archetto d'angolo, esattamente come abbiamo fatto nel giro 2, lavorando 3 punti alti, 2 catenelle e chiudendo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. E questo è quello che dobbiamo ottenere. Di questi pezzi ne facciamo 2 identici. Per inserire le perline io uso un ago di questo tipo. Inseriamo il filo nella cruna e poi la cruna dell'ago si chiude quando passa la prima perlina. E facciamo passare tutte le perline che ci servono. Non fate passare troppe perline attraverso il filo insieme, perché più sentite sfregare e più il filo si rovina, quindi passatele un po' alla volta. Una volta infilate tutte le perline, come vedete, l'inizio del filo è un po' rovinato e lo tagliamo. Appaiamo i 2 quadrati tenendo i rovesci del lavoro all'interno. Prepariamo il filo con cui vogliamo unire e lo agganciamo nell'archetto d'angolo, in uno degli archetti d'angolo.
e facciamo una catenella. Lavoriamo un punto basso e una catenella, e nelle catenelle inseriamo sempre una perlina. Avviciniamo la perlina e lavoriamo una catenella, un altro punto basso nell'archetto d'angolo e una catenella con la perlina. Sul lato lavoriamo un punto basso in ogni punto alto, prendendo tutto il punto del pezzo davanti e tutto il punto del pezzo dietro. Un punto basso, una catenella con la perlina. E ripetiamo così per tutto il giro. Un punto basso, una catenella con la perlina. E lavoriamo un punto in ogni punto e in ogni archetto d'angolo lavoriamo 3 punti bassi, alternando sempre un punto basso, una catenella e nella catenella inseriamo la perlina. Nel primo archetto d'angolo avevamo lavorato solo 2 punti bassi, quindi lavoriamo il terzo punto basso, la catenella e tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutta la prima catenella. Questo è il primo punto basso, entriamo nella successiva catenella e al centro dell'ultima catenella che abbiamo lavorato. E riportiamo il filo davanti. E lo nascondiamo attraverso i punti. E questo è il risultato. Questo è il davanti del giro di punti bassi che abbiamo appena lavorato. Il dritto del pendente è dall'altra parte, dove vediamo le perline. E il pendente è pronto. Li possiamo fare così, con 3 giri di granny square e poi il giro per unire, oppure più piccoli, lavorando quadrati di soli 2 giri e poi il giro per unire i quadrati, e lo lavoriamo esattamente come abbiamo appena fatto. Per la sfera iniziamo con un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. E alla fine tiriamo il filo per chiudere il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. E concludiamo il giro con 12 punti. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo per tutto il giro un punto, un aumento e completiamo il giro con 18 punti.
Dal giro 4 al giro 6 lavoriamo un punto in ogni punto. E nel giro 7 iniziamo a fare le diminuzioni. Lavoriamo un punto in un punto e poi lavoriamo una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo solo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Facciamo una pallina con l'ovatta e con questa pallina riempiamo la perlina. E proseguiamo. E nell'ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e chiudiamo il forellino che rimane entrando nel filo esterno di ogni punto che abbiamo nel giro, da fuori verso il centro. E tiriamo. Se vogliamo possiamo passare ancora tramite qualche punto e questo filo lo nascondiamo all'interno della sfera. La collana potete farla come preferite, io vi propongo una semplice catenella e in alcune catenelle inseriamo la perlina, oppure potete inserirla in tutte le catenelle. E quando vogliamo agganciamo i pendenti e li agganciamo lavorando con le perline sul rovescio, semplicemente facendo una catenella e poi proseguiamo con la collana. Per il pendente piccolo aggancio la collana con una catenella e poi faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo, lo nascondo e riparto con la catenella della collana sull'angolo opposto. Una volta arrivati alla lunghezza che vogliamo per la collana, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Tutti i fili li nascondiamo tra i punti con un ago. La mia collana è lunga circa 70-72 cm e ho inserito il pendente grande centrale a circa 16 cm dall'inizio della collana e il successivo circa a 24 cm dalla collana, ma ovviamente voi potete fare la collana lunga quanto volete e mettere i pendenti dove volete. Oltre ai pendenti ho fatto un altro pezzettino di collana che è lungo circa 18 cm e una pallina. Ed ora non ci resta che finire di montare la collana, che io ho pensato così.
L'inizio e la fine della collana li infiliamo nella perlina da sopra e da sotto e facciamo uscire i fili da uno stesso foro. Questi due fili li annodiamo insieme saldamente e li nascondiamo all'interno della pallina. E il pezzetto di collana che ho fatto lo aggancio da una parte alla pallina e dall'altra al pendente più piccolo. E la collana è pronta e vi devo dire che anche questo tipo di montaggio mi piace moltissimo, anche se il tutorial ve l'ho fatto più che altro per farvi vedere il pendente granny. Fatemi sapere cosa ne pensate, non vedo l'ora di vedere tutte le collane che farete voi con questi pendenti, mettendoci tutta la vostra fantasia e organizzandoli come preferite, facendoli dei colori che preferite. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like e di farmelo sapere scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!